Sant'Agata Bolognese. Cosa ci sarà qua? Che macchina prenderemo tra poco? Penso sia lei. Sembra molto bella. Ok, confermato. È lei. Urus. E adesso Jonathan. Ciao Eccoci Jonathan. qua, buongiorno. Ci spiegherà un po' l'auto. Ok, ci hanno presentato l'Urus in tutte le sue caratteristiche. Tra l'altro c'ha il carbon pack, questa che è veramente stupendo. E così è come è all'interno un'astronave. A questo punto facciamolo. Prima accensione. Dario, arrivo da te. E sì, siamo quasi arrivati da Dario. Molto piacevole, non vedo l'ora di raccontarvela. Guardate un po' dove siamo. Pista aerea, appena arrivati, hanno chiamato Dario e dovrebbe arrivare tra un quarto d'ora. Nel frattempo abbiamo avuto anche l'ok per fargli tipo da scorta fino al luogo del parcheggio dell'aereo. Questo qua è praticamente il navigatore che mi sta dicendo che siamo su una pista aerea. Eccolo là Dario. Che figo. Sì, siamo su una pista aerea. Andiamo ad attenderlo. Andiamo. Eccoci. Grandissimo. Allora, com'è andato il Andrea. viaggio? Bene, un po' freddo ma bene, dai. Impegnativo? Tu? Sta Vedo bene. che sei arrivato Sì, hai con un visto? mezzo... Io sono andato a ritirare la posta per te. Tu comodo, io ho il freddo e tu hai il Guarda caldo. che bella che è. No, ma l'ho fatta apposta, così dopo ti rilassi un po' lì comodo, te la guidi. È bellissimo. Spiegaci due cose. Cos'è importante di tutta questa strumentazione? Allora, innanzitutto l'orologio, la velocità, la quota, strumento per il motore, 2 G-metri per la forza di gravità, l'accelerazione di gravità, uno elettronico e uno meccanico. Ci hai detto un decimo di tutte le cose che ci sono, immagino. Sì, questo è solo un assaggio, Dovete sapere che il Dario mi ha portato su un biposto. Abbiamo fatto il giro della morte, siamo andati, come si dice quando si va in verticale. in verticale. Mi hai fatto soffrire, la testa in giù. Beh, sei stato bravo. Lascio il link in descrizione, così se volete vederlo anche voi potete vederlo. Curiosità il fatto che ho dimensioni più grandi, dal punto di vista aerodinamico, ovviamente tecnico, magari. Spiego un attimino questa Urus perché è davvero speciale. C'è tutto il kit carbonio frontale, laterale, inferiore, passaruota e posteriore, stupendo, e anche interno. Tra l'altro qua abbiamo, accendiamo, l'anima in cui possiamo cambiare tutti gli assetti della macchina. Se la mettiamo su sabbia la macchina tra l'altro si alza come su terra e su neve. La teniamo in corsa, la configurazione più sportiva. E poi questo è tutto il navigatore. Questa è la pista di Modena, infatti dopo vorrei tanto andarci a fare un giro ma penso sarà abbastanza impegnativa. Ti sei cambiato, visto? Pronto. E adesso devi dirmi se sei pronto per testare questa gialla. Prontissimo. Allora, dato che io un po' la conosco, prima parto che te la spiego. Pronto? E così eravamo solo su strada. Perché la macchina c'ha l'anima, cioè il setting della macchina. Strada, sport, corsa, sabbia, terra e neve. Ok, Possiamo, neve, terra, possiamo sabbia. andare ovunque. Noi facciamo le cose come si deve, quindi mettiamo già Corsa, vai. corse. Come sta andando? Forte. Volevo sentire come frena che inchioda. Porca miseria. Sì, sono larghe le gomme, sono grosse. Quindi Ma sai che freni penso siano questa macchina qua c'ha sovradimensionati anche. freni più grandi mai costruiti? Le pinze, Sì. i dischi. I dischi dei freni. Si sente. Prova a indovinare a quanta G arriviamo, te che sei esperto. Probabilmente che forse 4. Sei pronto? Sì. Guarda che io vado. Io intanto mi metto in mood vacanza qua. Ah. Siamo arrivati ai 200 così. Via. 100. 160. 200. E poi proviamo a frenare. Oh, frena, Porca miseria.
Com'è? Porca miseria, è bellissimo. È bellissimo, un capolavoro. Next step, fabbrica Lamborghini, dove capiamo veramente come è fatto questo bolide. E guidi tu, va bene? Sì, ma alla grande, non poteva andare meglio. Se ti dicono scegliene una. Penso che andrai sulla Urus a questo Sì? punto, sì. Sulla Urus. Allora prendine una per fare un giro. Allora, quella blu. Anche a me. La performante è imbattibile per me. Performante vince. Scrivetemi qua sotto nei commenti quale scegliereste voi. Poteste prenderne una per andare a fare un giro di 20 minuti. Urus, Huracan performante e Aventador. Siamo pronti per entrare dentro la fabbrica dei sogni. Sì. La fabbrica dei sogni. Dentro la fabbrica Urus. E adesso ci spiegano come viene fatta una Lamborghini Urus. Siamo adesso al primo step e c'è scritto qua. Arriva la macchina, applicano quelle protezioni lì e da qua ha inizio tutta la produzione dell'auto. 26 è il numero delle auto che verranno prodotte oggi. L'inserimento dei cavi elettrici nell'auto è praticamente quell'auto ma rovesciata. Siamo alla parte di assemblaggio cruscotto, questo che vedete è il cruscotto anteriore e qua abbiamo una prima forma della macchina vista dall'interno, un motore con tutta la trasmissione e l'albero motore. Dopodiché, come vedete qua sotto, questa piattaforma si sposterà e andrà ad inserirsi qua sotto, per cui la risultante sarà quello che vedete di qua. Una volta arrivata qua la macchina si solleva e sotto viene posizionata tutta la trasmissione. Questa è completamente gialla, quindi macchina esterna gialla, pastiglie gialle e interni gialli. In corrispondenza di questo cartello arriva un carrellino elettrico che lascia questo carrello con le gomme. Questo carrello preleva la gomma da quest'altro carrello e la posiziona in corrispondenza dei dischi freno. 1 e 2 e così anche dall'altro lato. In questo momento c'è la pompa della benzina. Per la prima volta viene inserita la benzina dentro alle Lamborghini Urus. Questo è il primo step di controllo della qualità, dove gli addetti verificano che la macchina non abbia imperfezioni o problemi di montaggio. Hai trovato qualche bollino o segno di errore di montaggio? No, però ti ho visto passare la riga gialla prima, quindi 7. Sono costantemente richiamato io, perché per fare le riprese più vicine io faccio così, cioè oltrepasso la linea gialla e mi dicono no, tutta colpa di Lilia. Lilia, è vero che sei te che mi scrivi sempre se faccio bene le riprese? Ecco, almeno l'ha ammesso. Esattamente. Ma il tuo colore preferito qua qual è? Per la Urus Sì, o è gialla o è blu? giallo o blu? Tu Dario cosa dici? Blu è perfetta e pronta per il logo red. Io gialla. Non potevo non farvi vedere questa prelibatezza. Interno rosso. C'è un controllo della qualità legato a tutto il funzionamento del motore, un controllo della qualità legato al funzionamento alle alte velocità, poi un controllo di qualità di tutto quello che sono gli interni. Oltre a quanti controlli della qualità mi sono dimenticato di dire? 7. Ciò che vedete in questo momento è il controllo della vernice. Ci sono 3 luci, calda, fredda e a seconda della tonalità di colore che riproduce sulla carrozzeria ti dice se abbiamo degli errori o se è tutto corretto da un punto di vista di verniciatura. In questo momento sono arrivate 2 persone stra esperte di Lamborghini che vedete lì alle spalle e Dario li sta mettendo in difficoltà chiedendogli come hanno lavorato sull'aerodinamica. È stato soprattutto nella zona Quindi bassa l'ala dettagliato in maniera da tenere il più possibile il flusso attaccato. Stiamo parlando dell'impianto frenante, del disco freno anteriore e le dimensioni mi ha appena confessato che sono 20 pollici, quindi è davvero grande. Avevo una domanda specifica, ma l'avete richiesto voi di queste dimensioni per dargli un tempo di frenata specifico? Allora, il target era quello di rimanere sulle stesse prestazioni che aveva la Gallardo precedente o la Huracan all'inizio, quindi stare all'intorno dei 33-34 metri. Da 100 a 0? Da 100 a 0. Okay. Soprattutto 200 e il 300 a 0 perché quando abbiamo pensato l'Urus doveva fare più di 300 all'ora. Quindi Qui ce l'avete fatta. considera di avere 5 persone a bordo, pieno carico e tutto. E così frena in? Quanti 34 metri, 33 metri e 6 da 100 a 0. Complimenti per il lavoro. Grazie. È stata il primo SUV 12 cilindri prodotto da Lamborghini. E di questa bestia qua ci sono 300 esemplari in tutto il mondo. In questo museo ci sono delle opere d'arte, non delle macchine. Sono stupende da vedere. E io che pensavo che le sorprese fossero finite. Non potete capire cosa c'è davanti a me. Vai a vederla dietro. Ok, abbiamo ufficialmente finito il tour dentro automobili Lamborghini quando mi sono accorto che alle spalle c'è una Lambo attaccata alla parete. E non sto scherzando. Cioè, è vera.
È alquanto inquietante la cosa. E comunque adesso ci facciamo un bel giro in Urus, che non vedo l'ora. Ok, siamo pronti per mettere la destinazione. Ok, prima tappa fatta, era la più vicina, quindi questo salitone, e in 5 minuti si arriva al santuario di San Luca, uno dei posti molto caratteristici di Bologna. Ti vengono in mente qualche ricordo di cose che hai fatto qua, qualche bravata? Non si può dire? Sì, è meglio non dire, sì, un sacco comunque. Ecco San Luca, santuario, e di là una mega vista. Sono fuori allenamento, Dario. 8 scale. Vai, 8 scale. Per fortuna sono finite adesso. Adesso qua c'ho il panico perché, ragazzi, pianino. Come avete visto, e devo guardare anche il cerchio mentre ve lo dico, abbiamo tutto il carbon pack davanti, dietro e all'interno. Quindi se la tocchiamo potrebbe essere un problema, perché Lilia ce ne dice 4, vero? Dovevamo fare l'uscita che aveva la telecamera puntata. Stiamo in sabbia o no? No, mettila in mare. Aspetta che non arrivano loro, si devono seguire. Qua, vieni su di qua. Su di qua, guarda. Dove? Su di qua? Sì. Per la sabbia? Ma stai ancora registrando? Sì. Ma cosa? Ti vergogni? Le tue reazioni. Aspetta, fermo. Ma è che si perdono, è dritta la strada. Stiamo aspettando il team di supporto per le riprese video. Stavamo commentando prima l'impianto, come si pronuncia, Bang & Olufsen. Fa paura, si sente veramente bene. Ah no, non prendi il volante, salvi la macchina, no. Oh, guarda, anche la musica romantica. Anche lì? Sì, sei circondato di telecamere. Che ansia. Aspettare gli altri qua mi viene da dormire. Con una Lambo sotto i piedi non mi tengo. Quindi insomma, quali sono state le tue impressioni di guida della macchina? Allora, devo dire che non ti sembra di guidare una macchina di questa dimensione, sicuramente. Perché l'hai guidata nelle strade grandi. Adesso mi voglio vedere qua che sono larghe come una macchina. Adesso tocca a te, quindi adesso quando inizi a sentire che graffia di qua e di là e gratta, allora... Quando iniziamo a sentire il carbonio degli specchietti, esatto, che prende in conto. E le schegge che escono. No, la macchina è veramente maneggevole, impressionante. Poi è comoda. Quando apri c'è il suo perché. Quindi lo step successivo, adesso in realtà con Dario stiamo andando a Parco Cavaglioni, che è la location in cui vado praticamente ogni sabato, e se vedete dei miei video spesso vedete quella location, o meglio quella location in cui andremo l'avrete già vista, ed è tanta roba, perché c'è un barrettino in cui si può prendere una bella Red Bull e riprendere le energie. Dario, preparati e tieniti, perché tra poco c'è un rettilineo, eh. No, c'è un rettilineo disciplinato, mi raccomando. Quanto va forte. Basta, sei sfogato. Prendiamo da bere e poi andiamo in un posticino magico. E 2 Red Bull, per favore. È rimasto solo uno. Ce n'era solo una, no. Ce n'era solo una. Ce la condividiamo. Va bene. Hai preso 2 bicchieri, bravo. Hai visto che bravo che sono. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa mega giornata e l'ho portato. Ho portato Dario a godersi questo spettacolo di panorama. Com'è da qua la vista? Ci sta o si rovescia? Ci sta. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, commentate, e soprattutto domani ci aspetta un'altra giornata davvero interessante che racconteremo con un altro vlog della giornata. Diamo qualche anticipazione? Sono meno ruote. Sono 2, che poi diventano anche una nella pista aerea, volendo. Volendo, vediamo. E sono tanti cavalli. Dovete indovinare con cosa saremo domani, ma per chi ci segue su Instagram ha già indovinato, secondo me. Ciao a tutti amici, alla prossima col prossimo video.